primo lancio con 150 grammi e safety clip lo dedico a Francesco del canale YouTube Orata Fra. Visto che ti sei sganciato nel video che ho visto, l'ultimo che hai fatto, allora il consiglio che do a tutti è di usare le clip zigrinate. Io adesso l'ho già chiusa, comunque vabbè, apriamola, va. Queste qua hanno una zigrinatura qua dove si inserisce il cappuccio, che se sono lisce è facile che si apra durante il lancio, invece bisogna controllarla bene sempre a ogni lancio, che sia ben serrata. 150 grammi e via che lanciamo. E io lancio fiondo parecchio, quindi forzo abbastanza il lancio. Eccolo qua, 150 grammi sparati a 80 metri, 70 forse. Poi è ovvio, caro Francesco, come chi vuole usare la safety clip, che nulla è perfetto e infallibile, quindi può succedere che si apra durante il lancio, ma è più di 1 su 20 sicuramente, e perché soprattutto magari perché c'è la safety clip usurata o che non avevo controllato che fosse chiusa bene. Allora, seconda canna, safety clip con piombo da 125 grammi, lancio a manetta al massimo della potenza di questa canna. Buttato giù 2 canne, quella di sinistra con pesante, con la sarda, e Amo Circle del 4/0, questa di destra invece con l'acciuga su Amo dell'1. Siamo al 30 settembre, condizioni del mare abbastanza calmo. Oggi ci sarà una bella giornata, caldo, previsti 24 gradi. Ah, che cazzo, solito grongo sarà? Uno scorfano. Bello, mi mancava lo scorfano. Allora qua che bello, spettacolare, bello anche, scorfano rosso, che colore, che pesce. Bene, in questo caso siccome è surgelata e perde pochi oli, è meglio girarla con la parte della ciccia verso l'esterno, quindi apriamo la pancia, tiriamo via l'interiora, tiriamo via la lisca di mezzo. Essendo surgelata ancora si fa un po' fatica, ma ok. Appuntiamo l'amo non troppo vicino alla coda, ma più o meno qua, in questa maniera. E andiamo a chiudere col filo elastico. A questo punto leviamo l'ago, eccolo qua il nostro bell'innesco oleoso, e via. C'è qualcosa qua. Io in questi casi, che non capisco se sta mangiando o meno, impugno la canna, lascio il filo in bando e guardo il filo, che in questo caso è giallo, quindi si vede anche bene, se tira. Così si leva tensione meccanica dalla canna, il pesce si sente più libero e continua a mangiare e se lo porta via. Vediamo, qualcosa c'è. Saraghetto. Un saraghetto, eccolo qua. Eccolo qua sto saraghetto, che lo andiamo a rilasciare. Eccolo qua.
Via. Hop. Qualcosa c'è. Vediamo. Sarago. Ah dai, anche bellino questo. Con la sarda rovesciata. Quindi questo è già bellino. Solito acquario. Bel bagnetto ci voleva, fa caldo. Gran piegata ragazzi della canna, però non è rimasta giù. Ha fatto giù una piega, sta qua con l'acciuga 2 volte ma non è rimasta, non ho ferrato. Altro saraghetto, tutti piccoli saraghi oggi. Allora adesso innesco la sarda, metà con la pelle esterna e metà con la parte interna all'esterno, quindi metà e metà. Tiro via la testa, apro la pancia non fino alla fine della coda, pulisco l'interiora, la lisca. Ok. E arrivo con la lisca dove c'è l'ano, taglio e lascio un pezzettino di lisca dentro. A questo punto taglio, infilo l'ago, prendo l'amo, lo appunto in prossimità della coda, giro quindi la pelle contro la ciccia in modo tale che sarà da una parte la ciccia e dall'altra parte la pelle. Vado a legare, lego ben stretto vicino alla coda in modo tale che si stringa ed esca bene l'amo, nel contempo tenga bene sul lancio. Ecco, questo sistema è un pelo più complesso in quanto non divide completamente la sarda in due, ma li tiene unite dalla coda con un pezzettino di lisca, quindi bisogna girarle e riuscire a tenere l'amo dentro, però ha molta più tenuta in questa maniera. Sfilo l'ago ed eccolo qua, da una parte ciccia e dall'altra parte pelle. In questo modo la parte della pelle che luccica serve da far da richiamo e la parte grassa fuori serve da rilasciare l'olio e che attragga di più il pesce. Vediamo cos'è. Pescetto bello, però più bello di quelli di prima. Vediamo cos'è. È una bella mangiata. Bel sarago. Eccolo qua. Questo sì che merita, Bel sarago maggiore, degno di nota. Eccolo qua. Ah, che bello. Mettiamo subito in nassa con la sarda montata al contrario. Tagliato il filo, qua era un grongo sicuro. Bisogna tirarli su ogni tanto, soprattutto quelli con le esche grosse, perché è inutile lasciarli lì se poi c'è qualcosa attaccato. Qualche testata la dà, No.
un piccolo pagro. Si conclude così questa sessione di pesca. Abbiamo preso dei bei saraghi, questo è uno, questo è un altro. Conclusione di questa giornata, posso dire che ho pescato con delle sarde, delle acciughe congelate e ho dovuto ribaltarle, cioè pescare con la ciccia fuori e con la pelle all'interno, perché avevano poco olio e quindi sarebbe meglio usarle sempre fresche, però in questo caso, avendole congelate e girandole, ho ottenuto comunque qualche mangiata in più. Finiscono così queste sessioni di pesca di fine settembre all'insegna della sarda e dell'acciuga come esca, innescata con vari sistemi, pelle fuori, pelle dentro, usando gli aghi come supporto, in varie maniere. È un'esca buona soprattutto in autunno, quando il pesce ama mangiare grasso per prepararsi al grande freddo. E tutto il pesce ama quest'esca, infatti non mi sono fatto mancare nulla. Come avete visto, ho preso un grosso polpo, delle orate, dei bei saraghi, un piccolo dentice, un piccolo pagro e altro pescetto, quindi sicuramente un'esca amata un po' da tutti i pesci. Non mi resta che lasciare la Croazia ormai, e forse la prossima volta sarà a maggio.